la live, ma mi hanno chiamato al telefono e quindi internet è andato a farsi fottere. Scusate. Ciao Luigi, dicevo, grazie per essere qua intanto. Purtroppo l'11° posto non è abbastanza per la finale, è un pochino amareggiato Yeman. Sicuramente per Yeman uno dei pochi azzurri che farà la doppia gara, in questo caso i 10.000 saranno, se non sbaglio, l'ultimo giorno, il penultimo dei campionati, e sarà molto tempo per prepararsi, per recuperare da questo sforzo e per covare la voglia di rivalsa per poter far bene in quella gara. Ora scusate perché naturalmente le cose belle non arrivano mai da sole, quindi sono raffreddato e malato. Perfetto per iniziare un'avventura di 10 giorni, quella dei campionati mondiali. Adesso aumento un po' il volume del microfono. Eccoci qua. Dovrebbe essere... Prova? Sì, un pochino più alto. Ok, grazie a coloro che mi hanno chiamato, che mi hanno impedito. Mi hanno fatto perdere i pochi spettatori che avevo. Allora, siamo di nuovo in diretta, ragazzi, scusate. Perfetto, questa è la pagina dei mondiali di Doha, andiamo a vederci qualche risultato. I 5.000 metri che sono stati conclusi proprio, la prima serie almeno, in questo momento. Ancora non abbiamo i risultati ufficiali, anche se parte adesso la seconda con il Lotmani. Sono due le serie dei 5.000 metri. In totale passano i primi 5 della batteria e i 5 migliori tempi per una finale a 15. Di altissimo livello. Nella prima serie abbiamo avuto Mukhtar Idris e Barega, quelli che sono qualificati piuttosto facilmente. Ce l'ha fatta anche Jakob Ingebrigtsen, che è il più giovane degli atleti nella top 10 di quest'anno sui 5.000 metri. L'unico nato nel 2000, se non sbaglio. Quindi ed è un bianco, grandissimo Ingebrigtsen ce l'ha fatta. Purtroppo per Yeman l'11° posto gli toglie matematicamente ogni possibilità di qualificazione per la finale. E adesso le speranze azzurre sono per Said Elotmani, che viene da un periodo di miglioramento, come tra l'altro è stato già per Yeman. Per lui però la base di partenza è superiore, nel senso leggermente più lenta. Parliamo di 12 secondi, che in un 5.000 non è che siano poi così pochi. E le possibilità di qualificazione, se per Yeman erano poche, per Said sono ancora più ristrette. E per lui ci sarà proprio bisogno di fare uno sforzo e prodursi in una gara incredibile. Vedremo. Qua in questa seconda serie c'è anche Tela Umbekele, che è il capolista annuale con 13 e con 12 52 98. E tra l'altro ha gareggiato anche in Italia. Oh, dai, ci siamo. Inizia ad esserci gente. Ciao Alessandro. Siamo qua a guardarci i campionati del mondo perché non ci siamo qualificati, evidentemente. Ok, questo è lo stream. Prima si era interrotto perché qualcuno mi ha chiamato a telefono e mi ha fatto lo scherzetto. E quando ricevo chiamate si interrompe la connessione. Molto carino. Ok, in questo momento sulle reti Rai stanno intervistando la Valortigara che non ce l'ha fatta per la qualificazione. Se era riuscita a cavarsela nelle quote inferiori, poi arrivata sopra l'1,90 non è riuscita a tenere il passo dell'avversario, ha fatto molti errori e adesso la qualificazione è una speranza per la Trost che comunque non ha saltato la prima quel 1,92 m che le avrebbe garantito l'accesso in finale diretto, diciamo con più facilità. Ma incrociando le dita dovrebbe essere piuttosto probabile che la Trost vada in finale. Siamo sulla seconda serie dei 5.000 metri. Ok, qualsiasi cosa di cui volete parlare
riguardo questi campionati del mondo. Siamo qui per discutere. Intanto tolgo questa roba, faccio un po' meno. Ok, ok, parliamo di Tortu naturalmente. Tortu è molto convinto delle sue possibilità, però condivido con te la tua opinione, Florin. Sembra quasi che stia cercando di autoconvincersi più di essere forte, più che dimostrare di essere forte. Zitto zitto, Jacobs sta adottando la strategia opposta. Per Jacobs contano i fatti. E i fatti sono che si trova attualmente nei primi, cioè la prestazione che ha fatto nelle batterie di qualificazione lo porta potenzialmente in finale, perché tra i migliori, tra i primi 8, insomma, tra i primi 8 delle batterie. Torto si è qualificato praticamente in extremis. Considerate che se non si ritirava Odururu, che tra l'altro è il secondo miglior accredito di questi campionati, quindi è stata un'assenza incredibile, clamorosa, quella di Odururu. Se Odururu non Se Doruro fosse partito, sicuramente il terzo posto agguantato in extremis da parte di Tortu non ci sarebbe stato un quarto posto, ci sarebbe stata comunque la possibilità di entrare come qualificato per i tempi di ripescaggio, però è tutta un'altra cosa. Cioè, scusate, il mood, l'atteggiamento col quale vai in finale, quando hai la Q grande, quando sei qualificato diretto, sicuramente è molto superiore, molto più esaltante rispetto a quando ci vai come ripescato. E per uno come Torto, che sembra che nell'ultimo periodo sia piuttosto influenzabile sul piano emozionale, sicuramente poi l'avete visto esultare dopo quella qualificazione. Insomma, sembrerebbe quasi che non sia cioè che fosse quello l'obiettivo importante e che sia molto 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 difficile, se non impossibile, pensare a una finale. Almeno questo è quello che i fatti dicono. Allora, Alessandro, hai fatto bene, anche perché siamo in pochi ma buoni. Ok, come sempre c'è stato... Ho pubblicizzato la live che è crashata, quindi dovrei cambiarla. La qualità c'è. Ora ce la pubblicizziamo in diretta, intanto andiamo ad aggiungere una notizia. Next caption, upload, ecco. Undicesimo in prima batteria. Ok. Siamo nel corso della seconda serie dei 5.000 metri e l'Ottomani sta faticando attualmente a pochi metri dal gruppo di testa. Il ritmo è sicuramente superiore rispetto alla prima serie, dunque sembrerebbe che basti un posto nei 10 qua per qualificarsi alla finale. Fa il ritmo un atleta rappresentante della Gran Bretagna. Eccoci qua. Qua sono gli accrediti in realtà. Non ci sono ancora risultati ufficiali. Quit.
Ok. Bene, iniziamo a essere un po' di più. Allora, 4 valorosi che mi state seguendo in questo momento. Stavo parlando precedentemente della prestazione di Torto. Torto è sempre nei nostri pensieri. Dicevo che rispetto a Jacobs, che parla con i fatti, sembra quasi che Torto stia cercando di convincersi di essere forte. Questa strategia potrebbe anche funzionare per un atleta come lui, che nell'ultimo periodo ha dimostrato di essere molto più emozionale e coinvolto di quanto lo fosse l'anno scorso, quando con estrema facilità ti regalava delle prestazioni stupende ed eccezionali. Sicuramente per lui, che comunque avete visto esultare dopo la qualificazione strappata all'ultimo tuffo, il fatto di essere in semifinale è un elemento importante. E si razzerano poi i valori e di conseguenza in questa semifinale che vedremo domani può anche darsi che vedremo un altro Filippo Tortu. Come sempre, per quanto riguarda Tortu, i problemi sono per lo più in partenza. È stato il secondo peggior tempo di reazione, si tratta di 0,18 secondi, praticamente ha perso 3-4 centesimi rispetto a tutti, tranne un indonesiano che c'entrava poco, è arrivato ultimo nelle batterie. E tolti questi primi problemi iniziali anche per quanto riguarda la fase di accelerazione, nel finale quantomeno ha recuperato nella sua batteria fino ad arrivare al terzo posto. Poteva permettersi un 10-23, 10-24 pur di essere ripescato e fortunatamente anche per via della non partenza clamorosa di Divine Odoruru, il secondo dei favoriti di questa gara, quindi una cosa piuttosto importante. Nonostante questo, cioè proprio grazie a questo, è riuscito a qualificarsi con la Q grande, che per lui può essere una cosa interessante, cioè, appunto un elemento positivo anche per il mood, per il carattere. Adesso sto guardando il tentativo di Dalla Valle nel triplo. Una cosa poco carina è che non ci siano le prestazioni in live, forse perché sto guardando la pagina sbagliata. Esattamente. Avere i risultati in live può essere comodo quando si fa un commento del genere. Eccoci qua, la pagina della IAF con qualche della IAF dei campionati con qualche informazione importante. La Trost 1,92 l'ha fatto al terzo tentativo, poi ha cannato il 1,94 m che sarebbe stata qualificazione diretta, però allora qua siamo nel gruppo A. Attualmente la Trost è nona del gruppo A e quindi bisogna affidarci ai risultati del gruppo B, dove in questo momento il 1,92 m è già passato, ce ne sono 4. Potrebbe essere, ecco, abbiamo rischiato moltissimo. Vediamo per somma di errori. Sembrerebbe che non ce l'abbia fatta. Ora fatemi fare bene i conti. Passano le prime 12. Nona, anche se non ha fatto errori fino al 1,92 m, dove ha superato la scella al terzo tentativo. Qua invece sono in 3 ad aver saltato 1,92 m, però la quarta sono in 5 anzi. E la Levchenko ha passato il 1,94 m ed è ancora in gara.
Quindi la previsione che ho fatto per quanto riguarda il video di oggi non ha funzionato. Avevo detto ritoccarsi. Ecco il finale dei 5000 metri serie 2. Arrivo piuttosto convulso, ma i primi 5 sono sicuri di questo. C'è l'americano Celimo di origini keniane, anche Philip Ingebrigtsen ce l'ha fatta ed è contento perché non viene da un periodo al top della condizione. Eric, scusate. Philip è un pochino meno esaltato, comunque anche lui dovrebbe avercela fatta. Quindi dovremmo avere una finale con Tre Ingebrigtsen. Con Tre Ingebrigtsen, così come è successo l'anno scorso. Ingebrigtsen sugli scudi ai campionati europei, edizione 2 stavolta campionati del mondo. Ok, allora andiamo a vedere i risultati della prima serie dei 5000. Allora, dovrebbe trattarsi di una serie più lenta di questa per qualche secondo, quanto basta perché i 10 qualificati per la finale arrivino da questa seconda serie, siano solamente in 5 quelli della prima. Perciò l'hanno rimasti fuori Ahmed, Belio, Bacchart, comunque sia i migliori erano tutte, scusate, Ahmed ce l'ha fatta. Comunque sia i migliori qua erano piuttosto avanti. Il problema di Yeman è che non è riuscito a rientrare nel finale come ci saremmo augurati ed è l'ultimo del gruppetto. Julian Wonders, che aveva all'inizio tirato il gruppo, chiude in 13, 38 e 95. Anche per lui sicuramente non il massimo. Non il massimo. Wonders che quest'anno ha fatto il record del mondo sulla 5 km su strada. E qua in pista arriva 12° nella prima delle batterie. Ok, la seconda. Ecco qua, già arrivati i tempi? Controlliamo. Sì, fino a 3,25, quindi fino ad Hassan Mead sicuri della qualificazione. Poi c'è il gruppo è rimasto un po' sfilacciato nella seconda parte, quindi questi sono a rischio, bisogna andare a controllare più specificatamente. Vediamo, 3,25, 13,25. Forse Bellew ce l'ha fatta. Quindi fino a Justin Knight qualificati per la finale. Allora, Ingebrigtsen è arrivato settimo, ma ce l'ha fatta comunque per il ripescaggio. E quindi abbiamo tre Ingebrigtsen in finale sui 5000 metri. Bene. Adesso, in attesa che qualcuno si faccia vivo in live chat, faccio un piccolo riassunto delle gare fino a questo momento, aspettando l'evento clou che saranno le batterie dei 400 ostacoli maschili, quelle della gara che probabilmente è la più ha il livello tecnico più alto di tutta la manifestazione, con tre atleti con personale sotto i 47 secondi, Warholm, Samba e Benjamin. Adesso stanno parlando con i ottomani. Stanno intervistando. Come sempre in questi casi sono un sacco di interviste in cui gli atleti sono affranti e costernati. Sembra che non riescano a dare il massimo delle loro possibilità. In realtà quando forse il mio è un paragone improprio, però quando vengo gettato nella mischia di un evento il cui livello è molto più alto rispetto al mio abituale, cioè immaginatevi un atleta che faccia campionati regionali, poi improvvisamente venga gettato nella mischia di un campionato nazionale di corsa campestre. È difficile trovare, ritararsi e riuscire a dare il meglio in un contesto che è molto diverso dal tuo abituale. Il problema degli italiani è che molto spesso il loro contesto è un contesto locale, cioè non fanno delle gare, non sono sempre in gare di massimo livello, in meeting di massimo livello.
molto spesso le occasioni in cui riescono a confrontarsi con i più forti al mondo sono esclusivamente, se non quasi esclusivamente, i campionati del mondo. E in questa occasione quindi l'intuito di riuscire a trovare subito le misure giuste è difficile, è una cosa piuttosto complessa. Qua stanno a intervistare anche la Trost, quindi è stato un bellissimo primo giorno per i colori azzurri. Gli unici ad essersi qualificati finora sono, e mi sa che è finita per gli azzurri oggi, fino alla maratona delle 22.59. Quindi gli unici che sono riusciti a qualificarsi qua per i secondi turni sono stati Jacobs e Tortu. Ok, e Lotmani si è ritirato. E Lotmani si ritira praticamente nel 50% delle sue gare, o almeno questo che è quello che mi ricordavo nello scorso periodo, qualche anno fa. Magari quest'anno c'ha più continuità, però non è una novità per lui ritirarsi in gara. È un po' un peccato perché dovrebbe essere il suo primo campionato del mondo, almeno arrivare in fondo poteva essere un modo per onorarlo. Onorarlo. Intanto scusate per la pessima voce, però qua il fisico mi ha fatto uno scherzetto. L'entusiasmo degli azzurri in questi campionati viene guaiato solamente da quello di questa live, con tutta la gente che mi sta a guardare. Allora, adesso facciamo uno scherzetto. Andiamo sul canale principale, altrimenti qua la visibilità è zero. Intanto che predispongo questa cosa, questo switch, ci guardiamo anche i salti di qualificazione nel triplo. Adesso io sto guardando Williams, Gran Bretagna. Niente di particolare, molto scomposto nell'ultima fase. Insieme, giorno 1, Atletico. Ok. Ci vediamo sul primo canale tra un minuto.